Salve a tutti e bentornati sul mio canale. Questa è la mia versione del cappello fiocco. Durante le spiegazioni del video tutorial ho detto che si può indossare in più modi, anche se principalmente la parte del fiocco è sul retro della testa. In questa inquadratura la tesa è abbassata, in quest'altra è sollevata. Così il fiocco è su un lato del viso e così sull'altro lato. Ricordo, per chi non lo avesse già fatto, di iscriversi al mio canale, di attivare la campanella per ricevere le notifiche di altri video e di cliccare sul pollice in su se il video vi è piaciuto. Buona visione! Per questo progetto utilizzerò la lana nuvola di filati 3 sfere, un filato di alta qualità estremamente morbido, 100% acrilico, premium quality, dalla torsione anti-peeling. Passiamo adesso al tutorial. Iniziamo l'anello magico avvolgendo il filo attorno all'indice e al medio, facendo un incrocio, e sul davanti con l'uncinetto numero 4 passiamo sotto al primo filo, agganciamo il secondo e con una lieve torsione chiudiamo il punto con il filo di lavorazione. Solitamente io lavoro all'interno dell'anello magico 10 maglie basse, perché quasi tutte le corone dei miei cappelli hanno solamente 5 aumenti per giro. In questo caso, siccome questo filo è leggermente più spesso, ne lavorerò prima 5. E quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Tiriamo il filo corto per stringere il cerchio e, senza fare la chiusura del giro perché lavoriamo a spirale, dobbiamo lavorare 2 maglie in ognuna delle 5. Una e 2. 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8, 9 e 10. Adesso lavoriamo un aumento. E 1, 2. Mettiamo il marcapunti nella prima maglia dell'aumento e continuiamo con una maglia bassa singola, un aumento, una maglia bassa singola, un aumento, una maglia bassa singola e un aumento, una maglia bassa singola e l'ultimo aumento, una e una 2, e l'ultima maglia bassa singola.
Questo per me è stato il primo giro con aumenti, perché questa prima parte la considero come un inizio diverso dal solito. Iniziamo il secondo giro, togliamo il marcapunti, facciamo l'aumento e rimettiamo il marcapunti nella prima maglia dell'aumento. 2 maglie basse singole, un aumento e così fino alla fine di tutto il giro. Nei prossimi giri le maglie basse tra un aumento e l'altro aumenteranno di una unità. Se in questo giro sono 2 fra un aumento e l'altro, poi saranno 3, 4, 5 e così via fino al raggiungimento dell'ampiezza della corona. Nell'info box potete trovare il tutorial Scuola di uncinetto cloche di base con 2 modi diversi di fare la corona, nel quale ci sono anche schemi scritti su come calcolare le misure per realizzare un cappello cloche. Adesso io proseguo e ci vediamo quando avrò finito la corona. Ho terminato di lavorare la corona e come si può vedere ha una forma perfettamente tondeggiante come una calotta e gli aumenti incolonnati creano un disegno a forma di girandola. Mi sono fermata perché ho raggiunto l'ampiezza desiderata. Adesso inizierò la fascia lavorando sulle 85 maglie basse totali che mi ritrovo. Ci vediamo un po' più avanti per spiegare come proseguire. Ho terminato anche la fascia lavorando 17 giri sulle 85 maglie basse. Ho una lunghezza, partendo dal centro dell'anello magico, di circa 18 centimetri e mezzo. Sono sufficienti perché questo cappello non finisce come una cloche di base, altrimenti avrei dovuto lavorare per altri 2 centimetri circa, ma avrà una tesa e quindi i primi giri di questa lo allungheranno un po' sulla fronte. Non ho dedicato molto tempo alle spiegazioni della parte che riguarda la cloche, perché, come ho già detto, nell'info box troverete un tutorial di riferimento su come realizzarla e soprattutto perché la tesa che sto per iniziare è molto particolare e avrà bisogno di più tempo. Iniziamo lavorando 60 catenelle e quindi 1, 2, 3 e 60. Togliamo il marcapunti e dopo aver verificato che tutte le maglie della catenella siano ben allineate sul davanti del lavoro, facciamo una maglia bassa nella prima maglia disponibile. Prendiamo un primo marcapunti e segniamo la prima delle 60 catenelle. E un altro marcapunti dove segniamo invece l'ultima, la 60esima. Questa.
Adesso dobbiamo iniziare la tesa e questo anello di catenelle ne è parte integrante perché qui verrà lavorato il fiocco. Le maglie basse singole previste fra un aumento e l'altro di questo primo giro della tesa sono 4, per cui ne lavoro prima 2, una l'ho già fatta quando mi sono agganciata eh, al lavoro dopo aver fatto le 60 catenelle e ne lavoro un'altra. Poi un aumento e 4 maglie basse singole, 2, 3 e 4. Questa sequenza di un aumento e 4 maglie basse singole sarà ripetuta per tutta la circonferenza del cappello fino a quando dall'altro lato, dopo l'ultimo aumento, dovrò lavorare però le ultime 2 maglie basse che, sommate alle prime 2, mi danno comunque le 4 maglie previste per questo giro tra un aumento e l'altro. Ci vediamo quando arriverò a fare l'ultimo aumento. L'ultimo aumento e le ultime 2 maglie singole. Una e una 2. Adesso in ognuna delle 60 catenelle dobbiamo lavorare una maglia bassa e quindi togliamo il marcapunti, facciamo la prima e lo rimettiamo. Due, tre, quattro. Devo fare l'ultima maglia bassa, la 60esima, quindi togliamo il marcapunti e nell'ultima catenella la lavoriamo. Ovviamente rimettiamo il marcapunti. Adesso dobbiamo fare un giro completo fino all'ultima maglia, prima del marcapunti, tutto senza aumenti. Ho completato questo giro senza aumenti. Iniziamo a lavorare sulle 60 maglie basse dell'anello facendo un aumento. Una e una, 2. Rimettiamo il marcapunti nella prima maglia dell'aumento e 5 maglie singole. Una, 2, 3, 4 e 5. Proseguiamo in questo modo, cioè ripetendo un aumento e 5 maglie singole fino alla fine e avremo un totale di 70 maglie basse. Questo è stato l'unico giro con aumenti nella lavorazione del fiocco.
Dal prossimo giro fino alla fine non ce ne saranno più. Adesso devo iniziare un altro giro senza aumenti e ci vediamo dall'altro lato prima del marcapunti. Ho completato il giro senza aumenti. Adesso dobbiamo lavorare le 70 maglie basse dell'anello. Ricordiamoci sempre che quando togliamo il marcapunti e lavoriamo il punto, dobbiamo rimetterlo. Questo è importante, non dimenticarlo. Ci vediamo quando completo queste 70 maglie e arrivo al secondo marcapunti. Mi sono fermata un momento per fare un riepilogo sulla lavorazione della tesa fino a questo punto. Dopo aver terminato la fascia del cappello, e precisamente in questo punto qui, ho lavorato 60 catenelle mettendo un marcapunti sulla prima e un altro sulla 60ª. Ma il vero inizio della tesa è dopo il secondo marcapunti, quindi da questo lato. E allora per differenziarlo cambierò colore di marcapunti, in questo caso azzurro. Nelle 60 catenelle di questo anello, che poi diventerà il fiocco, ho lavorato 60 maglie basse. Nel giro seguente ho fatto 10 aumenti equidistanti e le maglie sono diventate 70 e l'ultimo giro appena lavorato è stato senza aumenti. La lavorazione di questa tesa, escluso quella del fiocco e della quale non ne parlerò più perché non ci sono più aumenti, prevede un giro con aumenti e 2 giri senza aumenti. Quando le maglie basse tra un aumento e l'altro sono pari, come nel primo giro di aumenti, bisogna dividerle una prima parte, una prima metà all'inizio e la seconda metà alla fine. In questo caso erano 4 e quindi ne ho lavorate 2 all'inizio e 2 alla fine. Adesso invece che le maglie basse tra un aumento e l'altro saranno 5, inizio direttamente con l'aumento e quindi una e una 2 e 5 maglie basse singole, 1, 2, 3, 4 e 5. Questa sequenza, un aumento e 5 maglie basse singole, la dobbiamo ripetere per tutto il giro fino ad arrivare alla maglia prima del marcapunti. Però non mi fermerò qui perché lavorerò anche le 70 maglie basse dell'anello e ci vediamo al marcapunti azzurro. Mi sono fermata al 69esimo punto basso dell'anello per ricordarvi che quando togliete il marcapunti per lavorare l'ultimo punto, in questo caso il 70esimo, poi lo dovete rimettere. Adesso dobbiamo fare 2 giri completi, quindi incluso le maglie dell'anello, senza aumenti. Ci vediamo quando li avrò completati. Cominciamo il giro con gli aumenti. Le maglie basse previste per questo giro tra un aumento e l'altro sono 6
è un numero pari, quindi iniziamo lavorando 3 maglie basse, 1, 2 e 3. L'aumento, 1 e 1, 2 e 6 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Dobbiamo ripetere un aumento e 6 maglie basse per tutto il giro. Ci vediamo quando dall'altro lato sarò arrivata a dover fare l'ultimo aumento. L'ultimo aumento, 1 e 1, 2 e le ultime 3 maglie basse che sommate alle prime 3 dell'inizio del giro abbiamo sempre le 6 maglie basse previste fra un aumento e l'altro. Adesso dobbiamo fare le 70 maglie dell'anello più altri 2 giri completi, significa che arriveremo dopo questi 2 giri sempre al marcapunti azzurro, senza aumenti. Ho completato i 2 giri senza aumenti. Le maglie basse tra un aumento e l'altro di questo prossimo giro saranno 7, è un numero dispari, quindi iniziamo direttamente con l'aumento. E quindi 1, 2 più le 7 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Dobbiamo ripetere questa sequenza, un aumento e 7 maglie basse singole per tutto il giro fino ad arrivare da questo lato, ma lavorerò anche le 70 maglie basse fino ad arrivare al marcapunti azzurro. Ho lavorato il giro con aumenti e le 70 maglie basse. Adesso devo fare 2 giri completi senza aumenti e ci vediamo al marcapunti azzurro dopo che li avrò terminati. Sono arrivata in prossimità del marcapunti azzurro dopo aver lavorato i 2 giri senza aumenti. Lo togliamo e lavoro la 70ª maglia bassa di quello che sarà il fiocco. Rimettiamo il marcapunti. Il lavoro sarebbe finito, però per motivi che poi vi spiegherò visivamente mi allungo di 5 maglie ancora, quindi ne lavoro altre 5, 1, 2, 3, 4 e 5, taglio il filo e con l'ago da lana chiudo il punto
in questo modo. Mi soffermo un attimo su questa inquadratura. La tesa misura, e questa misura la prendo dal fiocco che mi viene meglio, 7 centimetri. Sono più che sufficienti per avere un fiocco che non sia né troppo piccolo ma neanche esageratamente grande. Adesso dobbiamo lavorare sulle 60 catenelle iniziali dell'anello, 60 maglie bassissime, lasciando un bel po' di filo che ci servirà poi per le cuciture interne del fiocco, quindi più o meno così. Quindi ci agganciamo alla prima delle 60, questa, e continuiamo facendo le maglie bassissime. Una, due, tre, quattro e 60. Ho già tagliato il filo un po' lungo e ho fatto questa procedura di fare le 60 maglie bassissime perché, come si vede, vediamo se riesco a farlo vedere, si è creata una bombatura, un arricciamento sulla parte superiore del fiocco. Non lascerò la tesa senza sostegno, ma anziché inglobare il rigilene come solitamente faccio per tutti i cappelli a tesa larga, ingloberò soltanto una delle anime che si trovano al suo interno. E adesso vi faccio vedere. Questo è un pezzo di rigilene che io trovo in commercio da me. Tra le altre cose è un po' troppo alto e io lo taglio a metà per la lunghezza. Al suo interno ci sono 4 anime che adesso vi faccio vedere su un pezzo che ho già tagliato e che mi serve solo per dimostrazione perché è un pochino, diciamo, rovinato, per non dire altro. Queste sono, per esempio, le 2 anime di questa metà che avevo tagliato. Si vedono bene, sembrano dei fili plastificati, e comunque userò una di queste. Non vi farò vedere tutto il procedimento perché c'è un tutorial a parte su come inglobare il rigilene e lo lascerò nell'info box. Io ho già tagliato questa anima del rigilene della giusta lunghezza che mi occorre. Adesso con un po' di colla a caldo devo unire i 2 lembi per circa 1,5 cm, 2 cm massimo. Questa parte verrà comunque nascosta e tenuta ben stretta dal filo che avvolgerà e stringerà la parte centrale del fiocco. Pieghiamo in 2 la parte superiore del fiocco dove abbiamo lavorato le maglie bassissime, in modo da prendere il centro e mettere un marcapunti precisamente in questa maglia.
La stessa cosa la dobbiamo fare invece per la parte finale. Che poi è orientativa perché sappiamo che la lavorazione tende sempre ad andare verso destra e quindi non corrisponde mai quando si lavora a spirale. Quindi è sempre una misura orientativa. Dobbiamo inglobare adesso il cerchio non di rigilene, ma quello fatto con l'anima del rigilene, partendo dal marcapunti viola lungo tutta la tesa sia del fiocco che del cappello. Momentaneamente io non tolgo i due marcapunti che delimitano il fiocco. Li toglierò quando arriveremo a cucirlo. Queste 5 maglie che ho fatto in più serviranno perché, vediamo se riesco a farlo vedere adesso, senza che ancora c'è il rigilene. Non è molto semplice con queste inquadrature, comunque. Ecco. Quando dovrò fare questa operazione, e cioè piegare in 3 per dare la forma al fiocco, se io avessi chiuso il lavoro, diciamo più o meno all'altezza del marcapunti, si sarebbe visto lo scalino. Invece, poi questo il fiocco verrà messo in maniera, diciamo, sulla testina in maniera perfetta, quindi si sarebbe visto lo scalino. Invece io ho fatto in modo che la chiusura avvenga all'interno della piega, in modo che sia invisibile. Adesso dobbiamo inglobare il cerchio fatto con una delle anime del rigilene, che io chiamerò, per semplificare, filo di rigilene. Togliamo il marcapunti viola, inseriamo l'uncinetto, agganciamo il filo e lo portiamo fuori. A destra abbiamo la codina dell'inizio del filo e sulla sinistra il filo di lavorazione. Prendiamo questo filo, non guardate la parte dove è stato incollato perché la colla a caldo è sempre molto brutta da vedere, però siccome non si vedrà, ignoriamo il fatto estetico. Allora, dobbiamo ricordarci sempre che il filo di lavorazione deve essere al di fuori del cerchio e quindi oltrepassiamo l'uncinetto e agganciamoci in questo modo. Io sono proprio a metà della parte incollata, così una parte è sulla destra e una parte è sulla sinistra. Cominciamo a punto basso tutta la lavorazione. Mi metto comoda, scusate, perché il filo questo cerchio è molto molto lungo. I primi giri sono quelli un pochino più difficoltosi.
Scusate, vado un po' più lenta anche per me stessa. Portiamocelo dappresso come se fosse un filo di lana. Io farò vedere solo alcuni punti perché sennò starei un'ora. E quindi io proseguo con inserirlo tutto, ricordando a chi ha visto il tutorial di come si rigidisce la tesa di un cappello con il rigilene, che ogni tanto bisogna allargare i punti in maniera tale che vengano ben distribuiti lungo tutto il cerchio. Quindi ci vediamo un po' più avanti. Mi sono fermata un attimo in prossimità del marcapunti azzurro per ricordarvi che anche in questa operazione di inglobamento del filo di rigilene dobbiamo togliere il marcapunti, lavorare il punto inglobando il filo e rimettendolo, perché questi marcapunti, quello azzurro e quello arancione, sono dei punti di riferimento per il fiocco e andranno tolti solo quando sarà cucito definitivamente al cappello. Adesso proseguo con la lavorazione. Altra fermata. Qui siamo in prossimità invece della chiusura della lavorazione della tesa e quindi ho ancora un altro punto normale da lavorare e qui siamo dove ho chiuso il punto saltando l'ultima maglia bassa e creando una sola finta, quindi li devo prendere insieme, il punto basso e l'asola. Ecco fatto. Poi proseguiamo. E questa volta fermate, penso che non ce ne saranno più. Ho finito di inglobare il rigilene. Ho tagliato già il filo abbastanza lungo, sfilo l'uncinetto e con l'ago da lana creo la chiusura invisibile. Entrando con l'ago al di sotto dell'asola del primo punto, anzi del secondo, perché per primo punto io intendo sempre il mezzo punto di inizio. Tiriamo un po' il filo e rientriamo con l'ago nell'asola dell'ultimo punto appena lavorato. Ecco fatto. Adesso nasconderò tra i punti la codina di inizio, mentre invece manterrò il filo che ho tagliato lungo perché mi servirà più avanti. Qui siamo nel punto in cui ho finito di inglobare il rigilene. Mi sono dimenticata di dire una cosa importante. Vi ho fatto vedere quando stavo per inserirlo come esteticamente è veramente brutto quando vengono incollati i due lembi con la colla a caldo. Un dettaglio importante, però lo devo dire, la colla a caldo è proprio ustionante,
per cui non bisogna metterla direttamente sui lembi di questo filo di rigilene, perché essendo plastificato il calore lo deforma. Allora io quando faccio, diciamo, premo un po' sulla pistola per fare uscire la colla, non la metto subito, aspetto qualche secondo perché in effetti poi si raffredda quasi subito. Quando è meno bollente, allora in quel momento attacco i due lembi, perché sennò, come ho appena detto, si deformerebbero. Scusate, ma l'ho dimenticato di dire. Ecco come si presenta il cappello dopo aver inserito il filo di rigilene. Questa parte che sta un po' ritorta perché c'è appunto il filo all'interno sarà poi il fiocco e su come lo dovrò sistemare ve lo faccio vedere dopo. Dedichiamoci adesso a confezionare il fiocco. Allora, giriamolo dal suo lato. Qui c'era il marcapunti viola, ma non serve perché c'è il filo. Mettiamo l'ago, mettiamo il filo dentro l'ago e dobbiamo fare in questo modo. Avendo come punto di riferimento il marcapunti messo nella parte superiore al centro quando ho preso la misura e il filo, dobbiamo fare una piega centrale in questo modo, avvicinare a questa piega centrale la parte superiore e quella inferiore della lavorazione in questo modo e con l'ago entrare prendendo tutto insieme fino ad arrivare dove c'è il marcapunti arancione. Quindi ho fatto questa operazione. Adesso dobbiamo togliere il marcapunti perché non serve più e con il filo, se ci viene più comodo possiamo anche togliere momentaneamente l'ago, avvolgiamo questa strozzatura centrale qualche volta. 4-5 volte, non di più, non è necessario, perché poi verrà fatta una fascetta lavorata a punto basso che dovrà coprire questo filo. Ovviamente poi dobbiamo sistemare tutto un po', per ora è provvisoria. Adesso io con l'ago però la devo bloccare, quindi vediamo come posso fare. Metto un attimo una pausa. Sul dietro del lavoro dobbiamo bloccare questo filo, quindi non c'è una regola ben precisa, bisogna solo bloccarlo, perché tanto poi non si vedrà. In questo modo ne faccio un altro nodo ma il filo non lo taglio. Sistemiamolo un po' con le mani in modo che questa piega sia armoniosa. Il resto dell'operazione adesso però io la devo fare sulla testina di polistirolo perché così non
ho bisogno di puntare gli spilli, ecco, per questo. Quindi la prima operazione è stata questa, che è, diciamo, una prima sistemazione, non definitiva. Ci vediamo appena metterò il cappello sulla testa del manichino. Proverò con questa inquadratura a vedere di spiegare al meglio questi prossimi passaggi. Io normalmente li faccio tenendo il manichino sulle gambe, quindi è totalmente differente, quindi sembreranno un po' difficili, ma non lo sono. Abbiamo i due fili alla base della fascia, che sono l'inizio e la fine del giro di maglie bassissime che abbiamo fatto nella parte superiore del fiocco, e il filo con il quale abbiamo avvolto queste pieghe centrali. Prima di piegare definitivamente il fiocco, diciamo il rigilene, dobbiamo essere sicuri che venga tutto posizionato per bene, perché una volta fatta la piegatura poi non si può più togliere, e quindi questa è la cosa non più complicata, dove bisogna fare un po' più di attenzione. Allora, queste codine per ora lasciamole una a destra e una a sinistra. Prendiamo degli spilli, se riuscissi a fare stare fermo il manichino sarebbe una cosa buona. Allora, dobbiamo puntare gli spilli alla base della fine della fascia, in questo modo. Non parlo perché sono un po' concentrata, quindi anche questi sono provvisori. 1 e 1, 2, più o meno qua. Ripeto, per ora sono provvisori, per fare stare fermo il fiocco. Allora, premesso che a me non piace un fiocco penzolante o che sia troppo sceso, io lo faccio, decido dove voglio che il fiocco venga cucito, per esempio così va bene. Ovviamente queste sono poi cose che verificherò in una posizione più comoda, ma è per farvelo capire. Puntiamo un primo spillo in questo punto e l'altro deve essere alla stessa altezza. Se prendiamo come riferimento questa riga, lo metteremo più o meno qui. Ecco, io ancora non piego queste, perché poi quelle che andranno piegate sono queste. Questo rimane senza piegatura, ma queste due ovviamente devono essere piegate. Adesso che ho preso il punto dove voglio, perché voglio che il fiocco venga in questo modo, bene aperto qua dietro e che sale verso l'alto, in questa maniera, stacchiamo un attimo i due spilli, togliamo, non stacchiamo, quelli e va subito in alto. Adesso, se riuscissi a fare stare ferma sta testa del manichino non sarebbe male. In questi due punti ci sono gli spilli che abbiamo messo sopra, questi. Cosa dobbiamo fare noi con le codine? Dobbiamo cucire, dobbiamo cucire, faccio vedere, forse così si vede meglio. Queste mezze lune, una di qua con il filo che abbiamo a destra e con il filo invece che abbiamo sulla sinistra, quest'altra mezzaluna, ovviamente cercando di rispettare le simmetrie. Dopo che noi abbiamo fatto queste cuciture,
Finalmente potremo di nuovo rimettere il fiocco, prima sempre con gli spilli, dopodiché piegare in questo punto. Per questo vi ho fatto vedere che non avrei chiuso la fine del lavoro qui, perché si sarebbe visto lo scalino. Infatti è nella parte interna che non si vede. Ho cucito le due mezze lune, adesso rimetto gli spilli momentaneamente, uno e uno, due, e la parte superiore del fiocco già è completata, già cucita. Adesso però non cucirò questa parte qui perché devo fare una fascetta per coprire questi fili che non mi piacciono. Dobbiamo fare con l'uncinetto numero 4 una fascetta che farà da copertura e rifinitura alla parte centrale del fiocco, e quindi iniziamo facendo 13 catenelle. Una, due, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Torniamo indietro facendo 12 maglie basse, puntando l'uncinetto nella parte alta della prima catenella. 1, 2, 3 e 12. Facciamo altre 2 maglie basse in questa ultima catenella. Una e una, 2. Senza voltare il lavoro dobbiamo lavorare ancora a maglie basse sul lato opposto fino alla fine, e quindi una, 2 e 12. Facciamo un altro punto basso. Io ho già tagliato il filo un po' lungo e sfilo l'uncinetto. Prendiamo l'ago da lana e chiudiamo il lavoro in questo modo, entrando l'ago sotto l'asola della prima maglia lavorata e poi entrando sempre l'ago al centro dell'asola dell'ultima maglia lavorata. Adesso riprendiamo l'uncinetto, puntiamo qui, lo puntiamo e tiriamo il filo fuori. Lungo tutto il centro delle maglie dobbiamo fare delle maglie bassissime. Che serviranno a coprire questa parte centrale della fascetta. Fino alla fine.
l'ultimo punto, sfiliamo l'uncinetto e con l'ago da lana passiamo il filo in modo che vada sul retro del lavoro. Adesso non ci resta che nascondere questi codine di inizio e fine lavoro tra i punti. Questa è la fascetta finita. Adesso la dobbiamo mettere in modo che copra questo filo che è servito per avvolgere la piegatura, diciamo, del fiocco. E allora qua siamo sul dietro, la dobbiamo cucire in modo che rimanga sul dietro. Ho già messo l'ago e in ogni caso questa è una parte che poi verrà nascosta, quindi con piccoli punti blocchiamo gli estremi della fascetta. In questa maniera. Anche se, ripeto, non è una cucitura perfetta, tanto questa non si vedrà. Ecco perché adesso che io rimetterò il cappello sul manichino, perché devo appuntare gli spilli per poter vedere il punto preciso dove fare la cucitura, avremo questo. Nel frattempo ovviamente sistemerò anche la parte esterna del fiocco, quella dove c'è il rigilene, in maniera insomma che venga un lavoro armonioso. Quindi intanto ho messo la fascetta. Ci vediamo appena metterò il cappello sul manichino. Ho messo il cappello al manichino di polistirolo. Ho messo anche già gli spilli, 2 sotto alla base del fiocco e quindi del cappello e 2 sopra. Adesso devo cucire in corrispondenza di questi spilli in modo da fissare definitivamente il fiocco al cappello. Nel frattempo ho già piegato un po', non tantissimo, un po' questi 2 lati dove all'interno c'è il filo di rigilene e ci vediamo quando avrò completato la cucitura. Questo è il cappello finito. Ringrazio tutti coloro che hanno avuto la pazienza di seguire questo tutorial abbastanza lungo fino alla fine e alla prossima.